Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, ben ritrovati a tutti in questo obbligo di riscatto che si autodistruggerà entro 12 ore, credo, ma forse 12 sono ottimista. Enrico Boiani, ciao! Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. I botti finali E al cuore. o il mappazzone finale, scegliete voi. Quello che conta come sempre è il vostro supporto. Grazie mille a tutti, ieri eravate più di 2000 durante il talk, quindi grazie, continuate a supportarci attraverso i like, i mi piace, attraverso i commenti qua sotto, attraverso gli abbonamenti a 2,99, cliccate il simbolino del dollaro sotto per abbonarvi, 2 caffè al mese, anche meno in alcuni posti, quindi continuate a supportarci, grazie mille ragazzi, davvero di cuore. No, davvero ragazzi, cioè, gli abbonamenti ci fanno andare avanti, se no chiudiamo, non so come dire, proprio in maniera ancora più greve di così. Quindi se avete la possibilità di mettersi 3 euro al mese, grazie, perché non sembra, ma è così. Da dove iniziamo, Henry? Perché... Dai, il mercato del Milan, direttore, botti finali. No, ma da dove iniziamo è la domanda, perché facciamo reparto per reparto, perché in realtà le cose da dire sono talmente tante che dovremmo fare mezz'ora, perché i giocatori andati a toccare nelle ultime 24-48 ore dalla dirigenza, che non so se sentite, ce la fanno proprio, si sente il fiato corto durante la trasmissione, e siamo andati un po' in pappa, proprio detta papale, nel senso che la necessità, la spinta di Allegri, la volontà di fare qualcosa che comunque forse prima non c'era nemmeno e quindi dobbiamo farla negli ultimi 4 giorni di mercato. Ci sta venendo il fiatone, ma non a noi, al Milan. Sì, aggiungo Simo, 13 giocatori in lista, arrivi forse a 20 tra i giovani e vi vai. Giocatori bloccati all'ultimo momento, che non dovevano arrivare, che saltano, insomma questa sessione di mercato ce la ricorderemo a lungo perché ne abbiamo viste veramente di ogni, ma veramente di ogni. Siamo partiti dai Jet per finire ad Arder, quindi, con tutto quello che c'è stato in mezzo. Morale, ricominciamo da capo. Portieri, teoria a posto, per ora. Ok. Difensori. Difensore centrale, che pareva non essere un'opportunità di mercato fino alla Cremonese, dopo abbiamo scoperto che, caso strano, ci serviva anche un difensore centrale. E quindi ci siamo messi in moto alla disperata per cercare un difensore centrale. Partiamo dalle cose più semplici da dire velocemente. Telefonata ieri al Bayern Monaco. Kim è in vendita? No. Grazie. Fine del sogno Kim. Abbiamo tentato, ma non se ne fa. Perché tanto il Bayern, giustamente, a 4 giorni alla fine del mercato, non è che ne trova un altro per strada. Anche perché c'era la questione Akanji di mezzo. Akanji che con il City si sta lasciando, si stava quasi accasando al Galatasaray, ma non ha trovato un accordo economico col Galatasaray. Perché non l'ha trovato? Perché chiede 5-6 milioni all'anno. Che non sono proprio 2 spiccetti, Henry. No. Morale. Lui è uno degli obiettivi principali. Poi ho letto anche possibilità per Christensen, Beraldo Dio ce ne scampi, ma vabbè, questo è un altro discorso. Quindi parliamo di Akanji, che mi sembra la cosa più strutturata che adesso. ha trovato, diciamo, il Manchester City aveva trovato l'accordo con il Galatasaray per una 15 di milioni sul cartellino, che ti dirò, mi sembra una cifra abbastanza onesta, valida, non è più giovanissimo, per carità, però comunque per l'esperienza che ha, dato che comunque scade nel 2027, è una buona cifra. È ovvio che, come tanti giocatori del City, ha un ingaggio molto molto importante
e sicuramente se lo ritoccherà per questo movimento, perché sa che se non resta in Premier, se non resta in posti importanti, se lo deve ritoccare o comunque deve rimanere più o meno su cifre di quel tipo lì, ma non chiede 2 milioni e mezzo, 3, ecco, e quindi ne chiede un po' di più. È ovvio che il nome è un po' più importante, è il nome che ci farebbe più comodo, è il nome che ha più esperienza, che ha vinto di più e tutto quello che ne consegue. Quindi per me sarebbe un grande sì, posto che io, poi parleremo anche degli altri, no? Nomi più avanti nel campo, io che facciano tutti sti contratti da 5-6 milioni, ci credo poco. Sarei stupito, sarei contento, ma ci credo poco. Ma più o meno per quanto riguarda la difesa, in realtà abbiamo finito qui, nel senso che il nome principale è questo, poi vediamo se tanto l'avete notato. Cioè, vi possiamo raccontare una cosa al mattino e il mattino dopo smentirla, ma non tanto perché abbiamo raccontato cavolate, ma perché è talmente folle e veloce questo mega mappazzone finale di mercato che si autosmentisce da solo, si autodistrugge da solo. Vediamo cosa succederà con Akanji nelle prossime ore, quindi. Sì, sono minuti. Detto questo, alle 13:30 parla Allegri. Non so se Max 2 indicazioni le dà, vediamo. Comunque lo seguiamo in diretta direttamente mentre c'è lunch, quindi lo commentiamo in diretta. Poi, passi avanti. Sugli esterni, ok, a posto. Centrocampo. Allora, detto che di Rabiot, che è il preferito di Max, le cose non si stanno sbloccando, e quindi non so come andrà a finire la questione Rabiot, ma pare che insomma, non ci siano trattative in essere per nessuno per Rabiot, quindi c'è la possibilità che resti lì a questo punto, che resti a Marsiglia, però è il preferito di Max e quindi lo dobbiamo sempre tenere in considerazione fino all'ultimo, benché Max non faccia il mercato. Questa è la verità. Dobbiamo parlare di altri giocatori lì in mezzo al campo. Si è riparlato ancora di Fabian, ma anche qui non è che proprio si accendono gli Sì, entusiasmi. Fabian Simo soprattutto perché il Bologna ha chiesto info su Benasser, oggi potrebbe essere una giornata importante in questo senso, quindi magari si poteva intavolare qualcosa per quel motivo lì, ma il Bologna non lo vuole cedere. E poi c'è, vabbè, ci vediamo 30 secondi, non di più. C'è Cristanto Suce che Sì. non è andato al Wolverhampton e noi siamo rimasti qui in realtà. Cioè, cosa è andato a fare se no a Siviglia, Moncada l'altro giorno? Chi lo sa. In teoria la mezzala è stata richiesta, perché se salta Rabiot, Fabian, Uce, Musa sta andando Musa sta all'Atalanta. andando all'Atalanta per 25, ma andrà solo e soltanto se arriva qualcuno, perché d'altronde se no io il centrocampista lo so fare, ecco, quello sì. Per il resto non do disponibilità, ma siamo veramente corti. Capite bene che se parte Musa deve per forza arrivare qualcuno. Sì. Proprio per numerico, non per altro. Quindi fino a Lecce sicuramente non si muove né Musa né Ciuqueze. Lecce domani, peraltro. Poi da Lecce in poi, se si sbloccano è perché è arrivato qualcuno, se no difficile che si sblocca Musa soprattutto. Perché invece per Ciuqueze si sta sbloccando un esterno, Henry, una seconda punta, un giocatore che conosciamo bene, che gravita tanto, ma io sto diventando sempre più nero nel mentre, tra un po' Sì, scompaio. dovresti accendere la luce. Sì, guarda, metto la grafica e accendo la luce, perché altrimenti non Sì, ci sono più. bravo. Kunku. È Christopher Nkunku del Chelsea, che io mi auguro possa arrivare come, diciamo, seconda punta, alternativa a Chukwueze, riserva di lusso, di cui abbiamo parlato, perché questo ragazzo, a parte che negli ultime 2 stagioni ha fatto 6 gol, ha giocato piuttosto avanzato nel Chelsea e quindi faceva l'attaccante vero e proprio. Magari già all'Ipsia faceva più il 3/4, aveva anche qualche compito difensivo in più, era più centrocampista offensivo. Ecco. Al Chelsea invece ha fatto proprio l'attaccante, seconda punta, falso 9, e quindi dovesse essere, diciamo,
la seconda punta, la riserva Pulisic, ipotizzo, no? Cioè un giocatore di lusso che dalla panchina ti può dare una mano, capisco. A me è un giocatore, in Kunku dell'Ipsia, che faceva impazzire, mi piace tantissimo a me lui, perché ha una grande tecnica, una grande qualità, buona corsa, un giocatore veramente che quell'anno in Bundes era stato fenomenale. È andato al 16 gol Chelsea, e 6 assist ha fatto. è andato al Chelsea, sì, ma ha avuto forse più infortuni che Boniface, visto che Boniface abbiamo rispedito al mittente per gli infortuni. Ecco qua, ha saltato una marea di partite ed è in uscita adesso perché ha un contratto comunque da 12 quasi milioni di ingaggio. Ripeto, un giocatore che a me piace tantissimo, piace tantissimo, però non può essere l'attaccante finale del Milan, nel senso che dovesse essere lui il prescelto, io impazzisco, perché è diverso da Boniface, è diverso da Arder, è diverso da Rocco Daré, è diverso da Vlahovic, è diverso da tutti, da Jimenez, da qualsiasi attaccante che abbiamo trattato, è completamente un'altra storia, e dall'identikit che aveva fatto Tare. È ovvio che se arriva in più, in aggiunta, come aiuto, in seconda punta e così, allora ha già più senso, posto che, ripeto, non penso chieda meno di 5-6 milioni anche lui di ingaggio. E va pagato il Chelsea. Sì, e va pagato il cartellino al Chelsea. Sì, che non sono i 15 milioni di Akanji. No, sono il doppio come minimo. Come minimo il doppio. Ecco, ovviamente non ne farei una questione di soldi, tanto in teoria ne abbiamo le tasche piene, quindi Sì. ma quello non è sempre se si vogliono spendere, ovviamente. Ma la questione è appunto quella. Io capisco che possa essere il Kunku vero anche una buona cosa, del tipo ne do via 2, Chukwueze o Cafor, ne prendo uno che vale per 3 di quelli che ho venduto prima. Sì. E ok, e ci sta. Capisco anche, può essere anche una buona pensata. Ma allora, prima di tutto vorrei capire, ma come stradiavolo gioca il Milan l'anno prossimo? Ma non perché devo metterli su un campo con le pedine, perché ok, non è il Subbuteo, lo capisco, però per avere un minimo di raziocinio, per costruire questa rosa e capire chi si adatta, chi non si adatta, chi si sposta, chi non si sposta, io spero che abbiano le idee chiare e invece che non stiano andando dietro alle occasioni di mercato. Cioè, non che mi serve una seconda punta di quelle caratteristiche, prendo lui, ma lui si sta lasciando col Chelsea, oddio, lo prendo, poi vediamo nel caso come mi risistemo. Perché a me sembra che stiamo andando più su questa seconda opzione. Cioè, in base a quello che troviamo sul mercato, che ci viene proposto, che dobbiamo andare a guardare, cioè la programmazione, per dirla in sintesi, non c'è. Perché sennò No, a zero, 3 giorni Simo, dal anche perché mercato non arriva a sto vortice folle. no, anche perché farebbe piuttosto ridere che tu vai a prendere un Kunku dal Chelsea, gli dai magari 5 milioni, 5 milioni e mezzo di ingaggio e poi magari fa panchina Pulisic tutto l'anno, che tuttora prende meno. Cioè farebbe riflettere. È vero che ti liberi dei 4 di ingaggio di Chukwueze, Caragrazia e va bene, però sì, sembra molto che stiamo andando a cercare la chance per ridare una raddrizzata. Simo, un po' come è stato fatto gennaio scorso, non mi stupisce a me questo tour de force finale, ecco. Sì, sai, come quando ci sono quei mega cestoni al mercato che inizi a cercare, a spostare, a fare, cerca, poi trovi in fondo il capo incredibile che nessuno aveva visto e quindi pensi di aver fatto l'affare dell'anno, ma quello te lo dirà il campo nel caso. Morale, in Nkunku, se non fosse che è rotto un giorno sì, un giorno no, sarebbe anche un buon giocatore. Buonissimo. Per fare l'altro dell'attacco. L'attaccante, in teoria, quello che abbiamo sempre cercato dall'inizio dell'anno, della sessione di mercato, che Tare ci ha raccontato con l'identikit, che avevamo trovato in Boniface, che avevamo trovato nei desideri di Allegri in Vlahovic, che avevamo trovato in generale sul mercato come possibile obiettivo, dov'è? Io non vorrei che fosse Roma in questo momento, perché a parte che sarebbe l'ennesima volta che la Roma non sa cosa farsi della punta e te lo affibbia.
e non è andata benissimo, ragazzi. Cioè, vabbè. Stiamo parlando di Artem Dovbyk. Sì, Ora, che ne so, noi avevamo bisogno di un attaccante però, ragazzi, non delle offerte dell'ultimo giorno. sì, Vabbè, ma soprattutto sì, ma non di un attaccante di cui la Roma vuole liberarsi, cioè tu dovresti andare a prendere un attaccante che vuoi, che cerchi, non un attaccante perché la Roma se ne libera, cioè la Roma quindi fa una sorta di upgrade o cerca l'upgrade prendendo Ferguson, no? Dandogli il ruolo di titolare e accantonando Dovbyk, e cosa fa? Diventa il tuo attaccante titolare perché magari Allegri preferisce lui a Jimenez? Boh, cioè a me sembra tutto assurdo sulla punta. Io spero in cuor mio fino a lunedì alle 20 spererò e spero in Vlahovic, però mi sembra davvero qui che stiamo andando a tentoni totali, completi, appena c'è una possibilità proviamo a fare qualcosa, non c'è veramente un disegno dietro, non c'è un progetto, tutti questi profili sono diversi, inutile che ce lo ripetiamo, e quindi l'attacco del Milan cosa avrebbe poi? Ipotizzando che davvero si concretizza Dovbyk Milan, che non ci voglio nemmeno pensare, ma a quanto pare è una possibilità. Tu davanti avresti Leao Pulisic, Nkunku Dovbyk, Santiago Jimenez. In 5, così per 2 posti. Bah. sì, onestamente non capisco cosa stiano facendo, ma forse nemmeno loro, cioè nel senso che stanno andando a sensazione rispetto a quello che gli offre il mercato in questo momento. Peraltro, adesso se per Dovbyk magari la Roma può anche, pur di darlo via, accettare qualcosa di accettabile anche per noi, tipo un prestito. È diventata notte anche da te, Henry, eh? Sì, mentre sì. Lo so, perché a Milano hai deciso che dell'estate ce ne siamo fatti abbastanza. Passiamo direttamente a novembre, così, in un paio di giorni. Ma tornando a Dovbyk, magari la Roma può anche accettare di fare qualcosa di decente, economicamente parlando. Quindi magari anche un prestito o un pagherò, quindi un diritto, eccetera, eccetera. Ma per esempio il Chelsea per Nkunku ha detto definitivo non se ne fa niente. Quindi sono dai 30-35, di lì non si scappa come minimo. Quindi vuol dire che se vuoi Nkunku ci stai facendo un investimento pesante e ci devi credere per davvero. Non prendi un giocatore a 30-35 perché sei affannato gli ultimi 3 giorni di mercato. Ci credi e ti dirò di più, gli trovi anche il posto. Perché se no un giocatore a 35 non è che si siede o fa l'alternativa. Quindi dovremmo anche ripensare un po' come andremo a giocare. Inizio a pensare che magari saremo veramente orientati in una sorta di 3-4-2-1. Quindi Stupinian, Salmacher esterni, 2 in mezzo al campo. Non viene nessuno in mezzo al campo se va via Musa a quel punto. E Cioè, con Q, Pulisic e Leao e però Jimenez. se a quel punto Simo sei di nuovo corto con le riserve, cioè io capisco l'idea, caspita, ma abbiamo venduto Chukwueze e Okafor come dicevi te e abbiamo messo dentro un Nkunku, è una riserva di lusso, va bene, d'accordissimo, no? Però significa che o lui o Pulisic fanno la riserva, cioè è questo il punto, o Leao, non lo so, ma non credo, visto che Max si è immolato per Rafael Leao. Oppure Dovbyk e Jimenez a quel punto fanno tutti e due le riserve per avere un'alternativa tattica, non lo so, ma veramente per ragionare su come giocherà il Milan, a parte che dovremmo aspettare credo 10 partite, punto primo, punto Alla fine del secondo, mercato. la fine del mercato, perché oggi è così, anzi adesso stiamo registrando praticamente alle 10, è così. Alle 12 può essere un altro modo, alle 14 un altro modo ancora, alle 18 altri 3 modi diversi, cioè ormai è così. In tutto questo non mi hanno detto mezza cosa su Vlahovic, chissà, magari ne parleremo al talk. Henry, grazie. Spero, parleremo al talk di lui, non abbiamo detto niente sull'uscita di Alejandro Jimenez, che come Musa, come Chukwueze, come tutte le altre uscite sono in uscita e quindi immagino usciranno e niente, dai, vediamo gli altri aggiornamenti alle 13 e alle 16. Ciao.
Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima.